In questa occasione mi occupo di mostrare perché l'affermazione, fatta spesso anche in ambito scientifico, secondo la quale nel nostro universo non vale il determinismo, sta semplicemente a indicare una scarsa capacità filosofica di interpretare ciò che conosciamo del nostro universo. In particolare mostrerò come la rinuncia al determinismo che è stata fatta comporta l'introduzione di un qualcosa che si pone oltre la natura, a cui fa solitamente riferimento la fisica, e che dovrebbe essere abbracciata solo come ultima soluzione. Iniziamo a vedere per quale motivo il determinismo del nostro universo è stato messo in discussione in ambito scientifico. Ciò è dipeso dal fatto che nella meccanica quantistica è possibile realizzare degli esperimenti che, pur ripetuti ogni volta a partire dallo stesso stato fisico della materia, sono in grado di portare a esiti differenti che possono essere previsti solo in termini probabilistici, con ciò dimostrando che tali esiti non sono determinati univocamente a partire dallo stato fisico della materia, o perlomeno è questo che dobbiamo concludere laddove consideriamo come ulteriore ipotesi filosofica quella secondo la quale la meccanica quantistica dà una descrizione completa dello stato fisico della materia. Ciò a significare che non ci sono delle proprietà fisiche che noi non conosciamo che sono responsabili di quegli esiti differenti e che li determinano univocamente. Quello che deve essere chiaro di questa posizione filosofica, secondo la quale la meccanica quantistica è una disciplina completa, è che essa sembra non accorgersi delle conseguenze che comporta. In particolare, sembra non accorgersi che se le proprietà fisiche della materia non sono sufficienti per indicare quali saranno gli esiti dei suddetti esperimenti, allora potremo affermare che è la stessa natura che non conosce quali saranno quegli esiti. Ma questo significa, in un senso molto concreto, che l'azione della natura comporta l'aggiunta di informazioni che prima non c'erano e pertanto stiamo chiedendo alla natura la capacità di generare nuova informazione. Il problema è che non è questa la natura a cui fa riferimento la scienza e in particolare la fisica, perché all'interno della fisica, quando cerchiamo di dare una spiegazione a un qualunque fenomeno naturale, ne partiamo sempre da delle leggi della natura, facendo in modo che siano quelle leggi della natura a contenere già tutte le informazioni che ci serviranno poi per spiegare quel fenomeno naturale. E dunque la nostra è una concezione della natura che attraverso delle leggi ben specifiche non fa altro che applicarle senza aggiungere mai nulla di nuovo. Con ciò intendo dire che quando all'interno della meccanica quantistica interpretiamo alcune leggi della natura in termini probabilistici, dicendo che alcuni valori che esse ci fanno ottenere sono valori di probabilità, quello che in realtà stiamo facendo implicitamente è anche dare una nuova concezione alla natura, perché la natura in quel caso smette di essere un mero esecutore delle informazioni che quelle leggi contengono per aggiungere nuove informazioni che in quelle leggi non sono contenute. In conclusione, se vogliamo rinunciare alla visione determinista del nostro universo, dobbiamo accettare che in questo modo ci stiamo facendo carico di una concezione della natura che travalica le caratteristiche che normalmente riconosciamo alla natura nell'ambito della fisica. Possiamo dire, in altre parole, che stiamo facendo ricorso al soprannaturale. Per questa ragione deve essere ritenuto di gran lunga preferibile interpretare la meccanica quantistica come una disciplina non completa in modo da salvaguardare il determinismo del nostro universo e non essere così costretti a una concezione della natura che sta al di là del normale procedere della fisica e che quindi dovremmo evitare per quanto possibile. Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!